Spesso chi lo mette al polso per la prima volta, soprattutto nella colorazione nera, si chiede cosa mai possa avere di meno l'Omega Seamaster Diver 300M rispetto al più venduto e conosciuto Rolex Submariner. In realtà la vera domanda è che cosa ha di più il Rolex. Sin dal 1993 l'Omega Seamaster Professional Diver 300M è diventato un best buy tra gli appassionati. Le versioni si sono susseguite sempre nel corso del tempo fino ad arrivare a questa ultima in ceramica, e ceramica è sia la ghiera sia il quadrante, un bellissimo quadrante. Molto spesso è lavorato con questo motivo a onde che va a riprendere anche quello che era il vecchio motivo degli orologi della prima serie di Seamaster, quelli in pratica degli anni 90 e degli anni 2000. Di versioni del Seamaster ce ne sono state tantissime, ci sono state tante edizioni speciali, continuano ad esserci sia con riferimento ai film di 007 dove campeggia molto spesso al polso di James Bond, sia per esempio con riferimento ad eventi sportivi come per esempio le Olimpiadi. Insomma, le versioni dell'Omega Seamaster sono sempre state tantissime, ma le più classiche forse rimangono anche le più belle, come nel caso proprio di questo Diver 300M in ceramica. Questa nuova versione a mio avviso prende un po' di carattere rispetto a quello che è sempre stato l'Omega Seamaster, un po' perché la cassa si allarga fino ad arrivare a 42 mm, sebbene molto ben portabili grazie a un ridotto lag to lag, ma anche grazie a questo nuovo quadrante che ha un motivo in ceramica ad ondine davvero ben riuscito e soprattutto molto profondo sotto la luce, grazie naturalmente alla lavorazione della ceramica. In più assume anche delle proporzioni e delle linee molto più pulite grazie alla finestrella data che viene spostata ad ore 6 perdendo il posto ad ore 3, dove andava un po' a sporcare la simmetria di questo bellissimo quadrante. La versione ceramica non è la prima ad essere introdotta con questo modello da 42 mm perché la lunetta in ceramica era già stata introdotta precedentemente, sebbene il nuovo Seamaster Diver 300M acquisisca oggi anche il quadrante in ceramica, ma soprattutto ritrovi quel motivo a ondine del quadrante tipico proprio dei Seamaster. Che cosa ha di meno rispetto a Rolex? Come dicevo, che cosa ha Rolex in più rispetto ad Omega? Questo Seamaster Diver 300M per esempio porta con sé il calibro 8008 coaxial di Omega certificato METAS, ovvero quella certificazione che garantisce una amagneticità fino a 15.000 Gauss e anche una precisione cronometrica di -5 più 5 secondi al giorno, che è un po' meno rispetto alla certificazione Superlative di Rolex che segna -2 più 2 secondi al giorno, ma è anche vero che si tratta di test statici che poi al polso naturalmente non rispecchiano con assoluta precisione questi dati. In realtà possiamo dire che tanto il Rolex Submariner, tanto l'Omega Seamaster al polso sono precisissimi ed affidabili. L'Omega Seamaster però al polso, secondo la mia opinione, ha una profondità, una brillantezza, una lucentezza completamente diverse rispetto al Rolex, che sebbene quest'ultimo sia diventato un diver gioiello, un diver da aperitivo, per così dire, rimane comunque un orologio professionale e dalle linee pulite, spigolose e se vogliamo anche semplici. L'Omega Seamaster invece ha dalla sua delle lavorazioni completamente diverse, sia per quanto riguarda la cassa, che grazie alle anse ad elica e a queste lavorazioni che si alternano tra lucido e satinato, sia grazie al quadrante che è estremamente rifinito e ben lavorato, o anche al bracciale nella versione braccialata con un listino di 5.400 euro, la cui complessità di lavorazione
e rifinitura dona all'orologio un aspetto che di sicuro non passa inosservato. Insomma, rispetto al Rolex Submariner, questo Omega Seamaster è a mio avviso più rifinito, più lavorato e anche più pregiato da un punto di vista tecnico. Però è anche vero che le sue linee così particolari lo rendono forse anche un orologio un po' barocco, passatemi il termine, sia per quanto riguarda la cassa, sia per quanto riguarda il bracciale, che peraltro rimane molto massiccio, sia anche per quanto riguarda la ghiera, che a differenza del Rolex Submariner non ha la classica zigrinatura, ma ha questa lavorazione che dà molto movimento all'orologio, ma lo rende anche forse un po' troppo complesso. Certo è che una volta messo a polso tutte queste cose, tutti questi elementi si coniugano e danno all'orologio un aspetto davvero eccezionale. Forse tra le varie versioni quella che più preferisco è l'Omega Seamaster con bracciale in gomma, questo appunto di questo video che abbiamo girato dal nostro amico Giulio Chiossone di Bari, anche se probabilmente il bracciale in gomma è un upgrade da fare successivamente. La differenza di listini infatti tra il braccialato e il bracciale in gomma è di soli 300 euro a favore del bracciale in gomma. Probabilmente dunque varrebbe la pena acquistare direttamente una versione braccialata con un listino da 5.400 euro per poi magari sostituire il bracciale in acciaio con il bracciale in gomma originale Omega, che assieme all'artiglione si acquista per circa 350 euro. Possiamo allora dire che l'Omega Seamaster è una valida alternativa al Rolex Submariner? Io credo assolutamente di sì, non è soltanto una valida alternativa, è la migliore alternativa economica che in una collezione può tranquillamente affiancare il Rolex Submariner, sebbene probabilmente tutte e due siano poi alla fine perfetti, semplicemente per un aperitivo in compagnia. Va bene, battute a parte, fatemi sapere nei commenti che cosa pensate di questo Omega Seamaster e come lo vedete rapportato al Rolex. Ne parliamo assieme come sempre, non prima di avervi ringraziati per essere stati anche in questo video. Se volete potete iscrivervi al canale, noi ci vediamo qui su TOC per una prossima puntata. Ciao!